I 4 segreti per riuscire a pescare la ricciola. Sembra strano, però in realtà la ricciola è un pesce un po' difficile rispetto al dentice o anche altre prede e bisogna avere delle piccole accortezze. Oggi io e Fabrizio Schirru, ciao Fabrizio, Ciao Davide, buonasera a tutti. cercheremo di presentarvi le 4 cose, secondo noi, più importanti per riuscire a pescare la ricciola. Ne abbiamo selezionate 4. Forse ce n'è qualcuna in più, però queste sono sicuramente le più importanti. E direi di iniziare subito. Sei d'accordo, Fabrizio? Iniziamo perché sono tutti fremono per sapere questi segreti. E questa volta faremo anche una cosa un po' strana. Inizierò io, perché ho messo al primo posto l'orografia del fondo, cioè la mappa, la zona dove andiamo a pescare. Secondo me è una delle cose più importanti, è un aspetto veramente molto importante. Fabrizio non è della stessa opinione, lo so, però tra me e lui purtroppo ci sono sempre delle cose di diversità. Diciamo che vediamo le cose in modo un po' diverso e forse anche questa è la cosa bella. Comunque vediamo subito la cartografia. Qui siamo sul Golfo di Trieste. Questa che sto utilizzando è la cartografia del TZ iBoat di Furuno, che è praticamente una copia di quello che ho io sullo strumento. Non è la stessa identica cartografia, però tutti i punti, gli screenshot, eccetera, sono proprio quelli che sono salvati sulla mia macchina. Da cosa iniziare? Vabbè, inizierò subito a mostrarvi un mark di ricciola, così chiariamo subito le idee. Il mark della ricciola è un po' diverso rispetto al dentice e secondo me bisogna imparare un po' a riconoscerlo e non è assolutamente difficile da riconoscere. Allora, vediamo un po'. Se mi ricordo bene, ecco qua. Questo per esempio è un bel mark di ricciola sopra un paio di mangianze. Come vedete, analizziamo un attimo questo mark. Innanzitutto la durata che rimane sullo schermo. La durata si capisce dalla lunghezza del mark. Rimane molto tempo sullo schermo. Io qui stavo facendo traina con il vivo e, e ovviamente la velocità della barca era bassa, parliamo di un 0,7, un 0,8, forse massimo un 0,9 perché raramente vado a un nodo, ed è comparso questo mark. Come vedete è staccato dal fondo appena 2-3 metri, ma l'aspetto più importante è rimasto sullo schermo per tanto tempo. Questo è indice di un pesce che sta abbastanza fermo, non si sta muovendo, non è in caccia. La ricciola usa a rimanere, diciamo, ferma, a non muoversi troppo nell'acqua e quindi molto spesso il mark che produce è proprio di questo tipo. I dentici sono molto più nervosi, dopo vi mostrerò magari dei mark anche di dentici, rimangono meno tempo sullo schermo, raramente rimangono per tanto tempo. Poi c'è anche un altro motivo, la ricciola, essendo grande, questo comunque era un pesce importante, ha anche molta più massa, una vescica natatoria molto più grande, quindi l'ecoscandaglio è in grado di riuscire a rilevarla molto prima e tenerla sullo schermo per ancora più tempo. Quindi il mark sarà sempre più lungo rispetto a un dentice, anche proprio per le dimensioni del pesce stesso. Ma torniamo a noi, la cosa che a noi interessa di più. Vediamo, qua ce ne abbiamo un altro, per esempio. La cosa che ci interessa di più è l'orografia del fondo, perché i mark sono facili, tutto sommato, da trovare se riusciamo a trovare i pesci e se ci sono i pesci. Bisogna sapere dove andare a cercare. Se noi scegliamo delle zone sbagliate, difficilmente riusciremo a trovare le ricciole. Le ricciole non stanno dappertutto. Ecco, le ricciole sono innanzitutto amanti delle scadute. Scadute che possono variare come metratura di profondità tra i 20, 30, 40, anche 50 metri. Alle ricciole piace tantissimo la secca, piace tantissimo il relitto e sono i posti sicuramente più importanti dove dobbiamo approfondire, diciamo, la nostra ricerca. In questo momento qua io sono su una zona con un fondo che cade abbastanza velocemente fino a una baltimetrica di 50-60 metri, sotto costa, come potete vedere, non sono assolutamente al largo,
ma questa non è la zona unica dove si può trovare la ricciola. Vi faccio un altro esempio. Un'altra zona molto buona, per esempio, è qui. Qui siamo in Adriatico, in Alto Adriatico, nella zona dell'arcipelago di Lussino, dove ci sono tante isole. Ecco, qui ci sono tanti punti che sono veramente ottimi per riuscire a individuare la ricciola, che sono tutti questi qua, esterni alla secca. Cioè posti dove la ricciola molto facilmente riesce a raggiungere le acque profonde, ma anche dove riesce a fare delle incursioni sopra una secca o sopra una scaduta dove trova il pesce foraggio di cui normalmente lei si ciba. Dopo vedremo insieme con Fabrizio quali sono le esche preferite per la ricciola. Ma fondamentale è riuscire a trovare nella zona dove andiamo a pesca delle strutture sommerse, un qualcosa che permetta alla ricciola di nascondersi. Quindi diciamo che uno degli aspetti più importanti, sicuramente per me, è concentrare la nostra attenzione in tutte quelle secche, in tutti quei posti rocciosi o dove ci sono relitti, dove la ricciola riesce a tendere le imboscate alle proprie prede. Vi mostro un'altra zona, che è questa. Come vedete, anche qui abbiamo una secca. Questa secca arriva fino a circa 20 metri d'altezza, ma vediamo che precipita molto velocemente verso i 50 e i 60 metri. Come vedete, la scaduta è molto alta. Come si riesce a capire questo? Dalla, diciamo, vicinanza delle righe di baltimetria. Più le righe di baltimetria sono vicine l'una all'altra, più questo è indice di un fondo scosceso. Con questo programma mi aiuto anche coi colori, dove vedete che i colori cambiano più velocemente, lì abbiamo appunto un salto o un fondo scosceso. Questa zona qua è sicuramente molto molto interessante, infatti sono riuscito a fare più di una cattura. Anche questa è una zona molto interessante. Allora, le ricciole amano anche i posti dove c'è un po' di corrente, quindi se le possono trovare anche all'interno delle valli, però di solito sono di misura più piccola, ci vanno per la riproduzione. Nella riproduzione le ricciole fanno dei grandi banchi di pesci che girano intorno vicino alla superficie. Infatti di giorno si riescono addirittura a individuare vedendo dei lampi verdi in superficie. Questa è la tecnica che usano i pescatori professionisti con le lampare che molto spesso cercano di andare a pescare le ricciole. Con l'ecoscandaglio, come vi ho detto, le possiamo trovare con un po' di fortuna vicino al pesce foraggio in prossimità di queste strutture. E questo direi che è il primo segreto, secondo me molto importante, per riuscire a identificare e concentrare la nostra attività di pesca proprio per le ricciole. Però non bisogna assolutamente tralasciare gli altri 3 aspetti che sono altrettanto importanti, giusto Fabrizio? Sì, ci sono delle particolarità che vanno seguite se noi vogliamo aumentare la percentuale di prendere le ricciole. È capitato di prendere ricciole anche grosse pescando con una traina normalissima, però l'ho già detto e lo ripeto, quando noi prendiamo una ricciola andando a pesca con un apparato da denti, cioè non siamo noi che abbiamo preso lei, ma è lei che ha preso noi. Quindi andando a traina la ricciola si può prendere. Se noi vogliamo essere specifici sulla ricciola, dobbiamo sicuramente prendere atto di queste 2 o 3 particolarità. La prima in assoluto è utilizzare la spezzata. La spezzata cos'è? Quando noi andiamo a traina normalmente utilizziamo un guardiano. Questo è un guardiano da 650 grammi. Nel caso invece, se andiamo specifici sulla ricciola, dobbiamo spezzare questo piombo e magari dividerlo in più parti. Questo perché? Molti me lo dicono. Cosa cambia? Cambia innanzitutto che quando noi andiamo a pescare specifici sulla ricciola non peschiamo a fondo quasi mai, ma normalmente peschiamo in superficie o a mezz'acqua, perché la ricciola di suo è un animale che vive a mezz'acqua. Scende a fondo anche a mangiare, però lei di suo vive a mezz'acqua, quindi noi andiamo a insidiarla proprio nel suo habitat, evitiamo che lei debba venire a fondo. Uno, perché lei sarà più tranquilla, e due, perché all'amare una ricciola
a 25 metri di profondità con altri 25 sotto è molto più facile gestirla rispetto a una ricciola che viene mangiata a fondo e si può buttare immediatamente sulle pietre. Se noi prendiamo una ricciola con la spezzata a mezz'acqua, questa problematica ce l'abbiamo molto meno, abbiamo svariati secondi per poter gestire il pesce e questo vi posso garantire che con pesci molto grossi è un gran vantaggio che noi abbiamo. Perché la prima cosa che fa la ricciola quando si sente allamata è buttarsi nelle pietre, girare subito dietro una pietra, girare dietro un relitto e quindi normalmente questa qui va a rompere immediatamente. Quindi torniamo sulla nostra spezzata. Allora, la spezzata non è altro che una serie di piombi, adesso in questo caso ho preso un comunissimo piombo a pera con un elastico da 200 grammi. Noi invece di mettere un unico piombo da 600 grammi possiamo mettere 3 piombi da 200 grammi. Poi vi faccio vedere come vanno messi. Cosa cambia? Cambia che la ricciola quando attaccherà la nostra esca e la porterà via non sentirà più 600 grammi tutti insieme, perché nel momento in cui una ricciola grossa prende l'esca, inizia a camminare, questo lo sente per intero, mentre i 3 piombi lei sentirà solo il primo e quindi capite benissimo che l'esca sarà molto più naturale e la ricciola sarà molto meno sospettosa. Quindi questa è una cosa molto importante. Questi piombi come andiamo a posizionarli? Allora, qua ci sono svariate soluzioni. C'è chi li mette 20 metri l'uno dall'altro, c'è chi li mette 10 metri, chi li mette 6 metri. Ognuno diciamo che può fare un po' come vuole. Ovviamente più noi li allontaniamo l'uno dall'altro, meno la ricciola li sentirà. Questo è ovvio. Come fare per attaccare questi piombi? Adesso questo è il caso più semplice, io ho messo semplicemente un elastico, bocca di lupo, si fa un'altra bocca di lupo nel trecciato e il nostro piombo è pronto. Quando lo tiriamo su basta tirare con forza, lo spezziamo e poi va rimesso l'elastico. Questa è la cosa più semplice. Oppure possiamo utilizzare degli sganci, proprio come i piombi guardiani, dei piccoli sganci rapidi. Sul trave noi andremo a mettere una piccola soletta, magari facendo un uni su uni, e creeremo una piccola soletta dove noi andremo a attaccare i nostri piombi guardiani e qui possiamo decidere di fare le nostre solette ogni 20 metri, ogni 10 metri e in base a quello che ci serve noi attacchiamo i piombi guardiani piccoli e li andiamo a sganciare. Molto molto semplice. E poi c'è un altro piombo, che è questo, che è il piombo della Top Game, che possiamo andare ad agganciare, qui adesso non è proprio facile vederlo, si può incastrare qui il filo, qui c'è una specie di morsetta e lui verrà agganciato. Rimarrà fermo sul vostro trecciato. Quando andate a recuperare basta schiacciare e questo lo togliete. Questi sono 2 o 3 modi per poter fare la spezzata. Io avrei innanzitutto da aggiungere un paio di cosette. Attenzione alla velocità di traina, all'esca che utilizziamo e alla profondità a cui siamo, perché se noi mettiamo i piombi da 200 grammi ogni 10 metri, ci troviamo con 3 piombi 30 metri e questo vuol dire andare a calare l'esca troppo in profondità. Andremo a toccare il fondo se passiamo sopra, per esempio, una secca col cappello a 30, 35 o 40 metri. Allora, la spezzata, io direi, valutiamola sempre in funzione della profondità operativa della nostra esca. Se vogliamo tenere l'esca a 25-30 metri, dobbiamo calcolare che questo arco che formerà nell'acqua i nostri piombi sia un arco che abbia un certo disegno, una certa forma e che ci permetta di raggiungere effettivamente quella profondità, anche quando rallentiamo. Se invece abbiamo 600 grammi, che sono comunque tanti, e andiamo molto lenti, il filo si comunque posizionerà molto teso, molto dritto in discesa. Adesso magari mostreremo il sistema che si usa per tenere anche le esche un po' spostate rispetto alla barca, giusto Fabrizio? Allora, io ho fatto un esempio di 600 grammi e 200 grammi, era semplicemente un esempio.
perché i piombi si possono usare da 100 grammi, spesso e volentieri li usiamo da 150, allora noi alleggeriamo tutto. Il mio era solo un esempio, non voleva essere Perfetto. un consiglio 200 grammi, era un peso per un altro. Quindi ovviamente se noi andiamo a pescare in basso fondo useremo magari 3 piombi da 100 grammi o Esatto. da 150, questo dipende un pochettino da voi. La mia era solo un esempio per far capire cosa voleva dire la spezzata. Poi sul piombo che andiamo a mettere, quello ovviamente dipende dalla profondità, perché se dobbiamo far scendere, se ci sono 70 metri, noi dobbiamo scendere a 35 metri di fondo, è un conto. Se ce ne sono 25 e noi dobbiamo pescare nei primi 20-15 metri, ovviamente dovete mettere un piombo molto più leggero. L'importante appunto è il senso di dividere il peso totale che si dovrebbe usare almeno in 3 parti. E poi abbiamo anche la problematica di dover allontanare la nostra esca dalla barca, perché molto spesso si fa questo tipo di pesca magari insieme con la traina al dentice. Quindi abbiamo bisogno di Sì. poter gestire 2 canne. La traina al dentice che è costretta a stare vicino al fondo, quindi dobbiamo utilizzare la canna, tenerla in mano, eccetera. Dobbiamo essere in grado di poter accelerare, decelerare, fare le virate con una certa sicurezza. Quindi usiamo un galleggiante per tenere l'esca per la ricciola. Adesso vi faccio vedere. Allora, per tanti anni si è usato il classico palloncino gonfiabile, sempre con l'elastico a bocca di lupo, però il problema è che il palloncino spesso scoppia e oggi buttare plastica in mare è veramente un delitto. Già ce n'è tanta, almeno noi che amiamo questo sport e questo mare cerchiamo di evitare la plastica. E noi ultimamente stiamo usando le pallette della Top Game. Questa è la palletta tutto in metallo e questa qui invece è la palletta in plastica e polistirolo. Queste 2 pallettine qua nascono per il drifting al tonno, ma le stiamo tranquillamente usando per la pesca a traina, soprattutto a mezz'acqua con la spezzata. L'importante è, se c'è mare, non correre troppo, perché l'apparato che va a tenere il nostro filo, se c'è troppa trazione e onde, ogni tanto tende a staccarsi. Io Però posso dare un questa oggi è una suggerimento? delle migliori soluzioni. Anche io uso questo Certo. sistema, però io le doppio sempre con un elastico. Metto un elastico tra il multifibre e sul moschettone o l'aggancio che hai fatto vedere te, ci metto un elastico che ovviamente quando Questo prendi il pesce, sì, io lo prendo sopra sull'anello che congiunge la molletta alla boetta. qua? Esatto, metto lì un elastico che va collegato anche sul filo, dove c'è il multifibre, in modo che quando, c'è un colpo, l'elastico già tiene. Se c'è il pesce va a spezzare l'elastico e la boetta rimane attaccata al multifibre, quindi ti segna anche la posizione dove il multifibre entra in acqua alla fine, quindi può essere anche comoda per lo skipper che ha molta più facilità a capire dove entra il filo in acqua. Chiaramente queste sono cose che si imparano soprattutto facendo il drifting al tonno, però utilizziamo la stessa attrezzatura, quindi va bene uguale. Allora, il vantaggio di questa palletta è che noi potremo decidere di staccare la palletta 10, 20, 30, 40, 50 metri dalla nostra barca, in modo tale, come ha detto Davide, che se noi utilizziamo 2 attrezzature, una diritta a fondo e una in superficie, le 2 non vadano mai a intersecarsi e quindi evitiamo di fare grovigli quando andiamo in curva. Se invece stiamo pescando a un'unica canna, quindi solo un'unica canna per le ricciole, possiamo decidere se mettere la palletta oppure mandarla in acqua senza palletta. Questo è una vostra scelta, però solitamente la palletta ci viene in aiuto. Adesso Fabrizio parliamo del terzo segreto. È talmente tanto segreto che non lo so neanche io. Non è vero. Allora, Mi stavo secondo preoccupando. me Fabrizio sei riuscito a farmela, mi stavo preoccupando. secondo me uno dei segreti principali è ovviamente l'esca. Tutti ormai siamo abituati, ormai c'è la mania del calamaro, della seppia, però io sono convinto che quando si va dritti sulla ricciola non c'è niente di meglio che mettere un pesce. Uno, perché siamo molto più mirati, quindi non avremo disturbi di pesci minori. E due, perché
la ricciola, vivendo a mezz'acqua, ha molta più facilità a trovare dei pesci azzurri, tombarelli, surelli, qualsiasi tipo di pesce rispetto magari a un calamaro o una seppia che difficilmente trovi in quelle a mezz'acqua da soli. Ovviamente se li mangia, però secondo me mettere un pesce è decisamente superiore, anche perché ricordatevi che col calamaro e con la seppia viva noi possiamo andare massimo a un nodo e mezzo. Quando noi abbiamo innescato un pesce possiamo andare anche un po' più veloci, perché il pesce comunque rimarrà in assetto e difficilmente girerà su se stesso, soprattutto se sono pesci grandi, perché quello che io ho riscontrato parlando con tante persone che ho portato in mare è che si meravigliano e si spaventano quando noi andiamo a innescare dei pesci molto grossi. Noi abbiamo innescato pesci anche di svariati chili e quindi le persone dicono: ma è possibile che se li mangia? Decisamente, se noi vogliamo andare a insidiare delle grosse ricciole, non c'è niente di meglio che mettere un pesce importante. Io ho visto amici che innescavano anche palamite da 3-4 kg, cioè dei pesci enormi, barracude interi, tombarelli, lampughe. La ricciola mangia tutto, compreso la sua stessa specie. Quindi se noi andiamo a mettere una riccioletta di 1,5 kg e 2, lei va dritta e se la mangia. Quindi vedete che rispetto a una traina identici, qui iniziamo proprio a avere una linea completamente diversa. Ho un amico che gira per Cagliari con un bidone pieno di muggini presi al porto, ma muggini anche di 2, 3, 4 kg, enormi. Ed è uno di quelli che spesso e volentieri prende delle grosse ricciole. Ovviamente è un'esca molto più mirata, difficilmente prenderemo altro e andremo dritti sulla ricciola. Potrebbe capitare anche il tonno come lo spada. Sono quei 3 pesci che andranno su quel tipo di esca. Cosa ne pensi, Davide? No, sono perfettamente d'accordo con te, cioè bisogna usare un'esca grande sulla ricciola, anche perché contemporaneamente, visti i posti dove andiamo a insidiarla, possiamo pescare tranquillamente anche il dentice sotto. E perché no? Utilizziamo sicuramente le esche più grandi che abbiamo a disposizione. Quindi, se abbiamo muggini, se abbiamo sgombri grossi, se abbiamo un tombarello, una lampuga, come hai detto te, ben vengano. Questi sono i 3 inneschi, i 3, diciamo finali classici che li abbiamo già visti ormai più volte negli altri video, quindi non andremo adesso a soffermarci più di tanto. Chiaramente il Vi filo faccio vedere solo, vi faccio vedere solo questo amo che è l'ultimo disegno. Questo è un amo circle con girella a cui noi andiamo a mettere il noise ring. Diciamo che se vogliamo andare a innescare un pesce molto grosso dobbiamo mettere un amo di questo genere, che è un amo praticamente da tonno, quelli che utilizziamo anche per il classico drifting, con la girella e il noise ring e il pesce vivo, un amo solo. sì, Questo perché è tanto quello che io dopo faccio quando vado a innescare pesci perché vivi. tanto la ricciola dopo lo inghiotte sempre dalla testa il pesce, quindi non abbiamo problemi, soprattutto le ricciole grandi. Cioè la ricciola non è un pesce che spacca il pesce in più pezzi come fa magari il dentice. La ricciola lo inghiotta il pesce. Assolutamente no. Quindi non abbiamo il problema di avere tanti ami intorno al pesce. Se usiamo, ecco, un'aguglia, allora sì, un'aguglia grossa ovviamente, allora può avere un senso mettere 2 ami perché quella effettivamente è un pesce molto lungo e può essere che la ricciola lo mangi anche a metà. Però per tutti gli altri pesci, soprattutto i grossi, quando facciamo un innesco col cataline o con il noise ring, con un amo circle, non abbiamo problemi. Se abbiamo la mangiata della ricciola, però qui ci vuole il quarto segreto che è anche fondamentale, come gli altri 3, che è assolutamente importantissimo. Giusto Fabrizio? Decisamente. Allora, partiamo dal presupposto che quando stiamo andando a cercare la ricciola abbiamo le canne sul portacanna, a differenza di quello che io faccio sempre con la canna in mano, ma sulla ricciola abbiamo la canna sul portacanna. La cosa più importante che va sempre rigorosamente fatta è tenere la frizione aperta. Tenere la frizione aperta vuol dire tenerla al limite dello slittamento, cioè noi dobbiamo camminare e la frizione deve essere ferma. Nel momento in cui si appoggia all'esca anche un'alga, la frizione deve iniziare a camminare. Questo perché?
La ricciola è un pesce super sospettoso. Cosa fa? Arriva dietro la nostra esca, se la segue anche per svariati minuti, poi quando decide la acchiappa, la mette in bocca, la gira, però non la manda giù, la tiene ferma in mezzo ai denti. Tant'è che vi sarà capitato, spesso e volentieri, che la vostra canna parte, lei sente la frizione e dopo un paio di secondi sputa l'esca, e sputa l'esca completamente, nel caso di un pesce senza squame o nel caso di un calamaro senza pelle, perché lei lo tiene con quei suoi dentini in mezzo in bocca, e fin quando lei non è tranquilla, non è convinta, non lo manda giù. E ci è capitato molte volte che lei tenesse l'esca in bocca anche 1, 2, 3 minuti. Vi posso garantire che stare 2-3 minuti con la canna in mano aspettando di ferrare è la più grossa agonia che c'è nella pesca, cioè è proprio difficile, perché 3 minuti in quei momenti là sono un'infinità. Quindi cosa succede? Lei tende a non ingoiare quando sente trazione. Quindi noi abbiamo già spezzato il piombo, quindi lei in teoria quello dovrebbe sentirlo poco. Se lei sente la trazione della frizione, non ingoia. Spesso e volentieri, infatti, noi con la frizione aperta vedremo che lei prende l'esca, la canna inizia piano piano a piegare, esce la frizione, lei piano piano inizia a camminare, cammina, ma può camminare anche per tanto tempo. Poi a un certo punto cosa fa? Tende a fermarsi, si ferma, vuol dire che è tranquilla, manda giù l'esca e riparte. Allora a quel punto, se noi abbiamo usato un circle, non c'è bisogno neanche di ferrare, basta chiudere leggermente la frizione e l'amo gira. Se invece non abbiamo un circle, abbiamo ami normali, quando lei riparte diamo una ferrata secca, ovviamente con la mano sulla frizione che fino a quel punto era abbastanza aperta, e lì inizia, si spera, il grande combattimento. Questa è una cosa per noi molto normale, però spesso e volentieri abbiamo notato, parlando con le persone, che tutti perdono i pesci proprio per il tipo di frizione, perché se tu vai a pescare identici la frizione ce l'hai magari chiusa, 3-4 kg, se tu vai a fondo c'è sempre la frizione abbastanza tosta, io stesso tendo a avere una frizione molto dura. Quando vai in superficie questa problematica non ce l'hai, uno perché, come ho detto, lei è sospettosa, e due perché non hai la paura che lei in una frazione di secondo si possa buttare sulle pietre, anche perché sotto di noi magari ci saranno 20-30 metri, quindi tu nel frattempo puoi gestirtela. È anche vero che se lei parte veramente, comunque a fondo ci arriva. Però arrivare a fondo dopo un po' di combattimento lei non è esattamente lucida, quindi questo ci dà un grande vantaggio. Diciamo, queste sono in assoluto le 3-4 cose fondamentali quando noi andiamo a cercare una ricciola, un pesce ben preciso. Altrimenti, secondo me, è totalmente casuale, però noi stiamo cercando di fare una cosa mirata, quindi se voi volete uscire a pesca di ricciole, più o meno questo dovete fare. Vi ringrazio ancora dell'attenzione, grazie Fabrizio e ci vediamo per il prossimo video. Grazie a voi, ciao! Ciao a tutti!